Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di Carceri e Civiltà. Questa sera continueremo il nostro diario di un poliziotto penitenziario, quindi continueremo a confrontarci con un agente penitenziario che ci sta permettendo di conoscere meglio la realtà delle nostre carceri, delle carceri italiane. E quindi do il benvenuto all'agente di polizia penitenziaria del carcere Ernesto Mari di Trieste, nonché carissimo rosbeltiano Federico Odoni. Ciao Ciao Sara, Federico. buonasera a tutti. Ciao. Ciao Federico, ben ritrovato. Ciao. Grazie. Allora Federico, oggi partirei con un'altra delle domande che ci ha scritto un'ascoltatrice tra i commenti di una trasmissione. Allora, Esther ci chiede, anzi ti chiede, qual è la vostra esperienza rispetto agli uomini autori di reati di violenza di genere? Ecco, partiamo subito con qualcosa di... Bella domanda tosta. Sicuramente l'esperienza, almeno per quanto riguarda me, è abbastanza, diciamo, limitata, nel senso che si sono verificati pochi casi di violenza, proprio nel senso proprio più, direi quasi brutto del termine, perché poi bisogna distinguere tra la violenza sessuale e quella che può essere la violenza legata semplicemente al semplice palpeggiamento, che purtroppo anche lì, secondo me, il legislatore ha fatto un piccolo errore perché tende ad accomunarli. E la cosa chiaramente crea non pochi problemi a chi si trova imputato per questo tipo di reati. Ma al di là degli aspetti prettamente legali, prettamente giuridici, la violenza di genere viene trattata con il più ampio rispetto che viene trattato qualunque altro detenuto. Cioè l'imputato o il detenuto in esecuzione pena o definitivo che dir si voglia, che è stato condannato o appunto è indagato, imputato per un reato del genere, naturalmente ha un percorso diciamo privilegiato, nel senso che è sottoposto alla cosiddetta incolumità. Significa che permane in stanza singola e significa che ad ogni spostamento viene accompagnato da uno o più operatori di polizia penitenziaria. Questo perché naturalmente dobbiamo assolutamente salvaguardare la sua incolumità, perché c'è una regola non scritta in carcere che donne e bambini non si toccano assolutamente. Quindi la polizia penitenziaria deve assolutamente garantire l'incolumità di queste persone in ogni spostamento, in ogni attività, non possono assolutamente essere lasciati da soli, perché c'è il rischio che se i detenuti vengono a sapere il titolo del reato, la cosa diventa problematica, perché potrebbero mettere in atto delle aggressioni e che non si limitano a parole o a qualche spintone, potrebbero arrivare a gesti veramente, veramente brutti nei confronti della persona che si è macchiata di questo reato. Per cui la violenza di genere, naturalmente, è ovvio che anche noi come esseri umani la condanniamo e lo troviamo un comportamento assolutamente deprecabile. Ma purtroppo esiste questo reato e, come tutti i reati, viene trattato con il più ampio rispetto dei diritti della persona detenuta. Grazie per questa importante informazione, insomma, rispetto a un argomento di cui poco si parla e poco si sa. Certo, Grazie. non tutti gli istituti sono dotati di sezione apposita per quel che concerne questo tipo di reati. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la sezione dedicata si trova presso il carcere di Pordenone e attualmente, non so se è già attiva o è in fase di attivazione, la sezione per i reati a sfondo sessuale, ma anche per i detenuti
transessuali o comunque con diciamo diciamo disforie di genere, spero che il termine sia esatto se non ricordo male, e dovrebbe essere Gorizia. Però, ripeto, non so se è già attiva o è in fase di attivazione, di apertura la sezione a questo dedicata. Poi chiaramente ogni regione ha uno o più istituti con le sezioni apposite, perché ad esempio la Lombardia o che ne so, l'Emilia Romagna, per l'Emilia Romagna so che c'è in Bologna, per la Lombardia non so se è concentrato a Milano o qualche altro istituto che avranno sicuramente una o più sezioni per questa tipologia di reati, però sono dati che dovrei verificare perché adesso così a mano non li conosco. E quali sono, Dimmi, scusami. quali sono gli altri reati per cui è previsto l'isolamento e l'affiancamento e il monitoraggio costante soltanto quelli, naturalmente parliamo anche di collaboratori di giustizia, prevalentemente sono questi qua, reati a sfondo sessuale e collaboratori di giustizia, ma per i collaboratori addirittura ci sono proprio delle sezioni apposite, addirittura ci sono proprio, c'è una sorta di carcere nel carcere, come può essere ad esempio per i 41 bis, ci sono istituti che hanno le sezioni apposite, addirittura un carcere nel carcere. Per questa tipologia di reati. E questa è la distinzione principale. Grazie Federico. Passiamo alla seconda domanda che ci fa sempre Esther e ci chiede: quale ruolo ha la polizia e quali sono i suoi strumenti rispetto alla tutela dei detenuti e dei loro familiari? Ossia, se vengono violati dei diritti, che cosa potete fare? Altra domanda importante. Ma naturalmente noi da parte nostra facciamo tutto quello che è possibile affinché i diritti dei detenuti non vengano assolutamente violati. Ovvio che nel momento in cui ti trovi una struttura dove ad esempio le stanze di pernottamento sono previste per 4 persone, per 2 persone o per 4 persone, e ne metti dentro da 4 a 8, già lì c'è una violazione degli spazi consentiti, tanto che negli ultimi anni ci sono stati un sacco di ricorsi da parte dei detenuti proprio per la violazione degli spazi, perché se sono previsti, vado a memoria, adesso spero mi perdoneranno i colleghi e gli altri se sbaglio, ma se sono previsti 3 metri quadri, 4 metri quadri per una persona, e in 4 metri quadri, 5, quello che sia, ne mettiamo 2, di fatto c'è una violazione. Ma purtroppo quelli sono gli spazi. O si fa la politica di cui già abbiamo accennato, dove si investe in strutture nuove e dove le stanze diventano singole o al massimo di 2 persone con una metratura sufficiente, quindi parliamo ad esempio di 2 unità con 15 metri quadri a disposizione, è normale che il discorso cambia. Ma se in quei 15 metri quadri ne metti 8-10, diventa una violazione automatica. E infatti, come dicevo poc'anzi, ci sono stati un sacco di ricorsi vinti con rimborsi, anche con alcuni sconti di pena, proprio per queste violazioni qua. Ma quelle sono violazioni che di fatto noi le abbiamo commesse, ma non per, come dire, volontà di comprimere i diritti dei detenuti, ma perché le strutture sono quelle. Cioè, umanamente non potevamo fare altro. È stato un periodo. Quello che è vostro potere fare, no? Tutto quello che potete fate, benissimo. Quello che facciamo attualmente. Anche dalla Corte Europea dei Diritti Umani, quindi sì, tu dicevi bene, sono 3 metri quadri a testa garantiti, e ci sono alcune penitenziarie in Italia, soprattutto nel sud Italia, che non garantiscono questa metratura, così come non garantiscono il vatere, il bagno, diciamo, in una stanza a sé stante, così come non garantiscono magari la reazione della stanza o l'ora d'aria o le ore d'aria. Cioè, ci sono davvero tante criticità importanti su cui siamo stati richiamati proprio a livello europeo, il sovraffollamento in primis, no? E quindi
siccome chiedeva la nostra ascoltatrice Esther, voi fate appunto il possibile, ma è una situazione davvero critica, insomma, al limite, no, anche della dignità umana proprio. Ma assolutamente, assolutamente, ripeto, noi a volte anche proprio perché con un discorso anche di empatia cerchiamo di mitigare il più possibile quelle che sono le carenze strutturali, ma a volte ci si riesce, a volte no, cioè proprio Ma umanamente non ci sono gli strumenti. Ma certo, ma anche perché non ci sono proprio, sì, gli strumenti e gli spazi, perché se pensiamo che non sono garantiti neanche degli spazi, diciamo, per garantire e tutelare le relazioni tra detenuti e figli tante volte minorenni, non sono garantiti degli spazi, non sono garantiti degli spazi di affettività, della dimensione affettiva, come in altre parti d'Europa invece, che non è prettamente la dimensione sessuale, proprio in cui spazi in cui il detenuto può come dire, relazionarsi con appunto tanto suo figlio quanto magari la moglie o la compagna, perché la pena, questa è una pena aggiuntiva, no? Almeno a mio parere, nel senso che la pena è la privazione della libertà, però dovrebbero essere garantita la continuità dei rapporti interpersonali per quanto possibile. Quindi se già, come sappiamo, magari i colloqui sono un tot, le telefonate sono un tot, ma garantire la possibilità a tanto ai detenuti quanto ai familiari di continuare la loro relazione, insomma, altrettanto fondamentale, altrettanto a mio parere disumano non avere appunto gli spazi per poterlo fare, o gli operatori, o anche semplicemente i volontari, perché basterebbe che l'istituzione non fosse un'istituzione così totale, nel senso che tante volte ci sono dei volontari che sarebbero disposti a fare magari di più che non semplicemente magari prendersi cura della biblioteca, perché ho avuto a che fare con il mondo penitenziario, come sai anche tu, sia da educatrice che anch'io stessa da volontaria, insomma, e anche i tirocinanti, ad esempio, fanno una difficoltà immane ad essere accettati all'interno del carcere. Io ho provato con entrambe, io ho 2 lauree, ho provato con entrambe le lauree a entrare, sia con scienze dell'educazione che con psicologia, ma ci sono veramente delle... non c'è la volontà, insomma, a mio parere, di far sì che delle persone esterne entrino e diano il loro contributo. E questo è un problema tanto per lo scambio interno-esterno, ma anche perché potrebbero essere delle risorse per tutti voi che ci lavorate all'interno. Direi purtroppo sì. Purtroppo sì, perché tante persone non capiscono che un aiuto anche da parte, tu hai citato l'assistente volontario e mi viene in mente un episodio di qualche anno fa dove abbiamo avuto un sacco di ingressi di persone in difficoltà economica, soprattutto stranieri, che entravano praticamente a piedi nudi, perché ci è capitato persone che entravano a piedi nudi. Abbiamo uno stanzino riservato proprio agli assistenti volontari e andavamo lì a recuperare, che ne so, biancheria intima, qualche ciabatta, una tuta, una camicia, un maglione, una maglia a seconda della stagione. Tanto che a un certo punto io parlai con l'assistente volontario e ho detto: ma senti, fammi una cortesia, siccome stiamo avendo un sacco di ingressi, perché c'è stato un periodo veramente che non passava, non dico non passava giorno, ma quasi, che avevamo o perché l'afgano, o perché il pakistano, o perché di altre nazionalità che entravano in istituto, ho detto cortesemente, se puoi preparami un kit per il primo ingresso, perché c'è tanta gente che non ha manco le mutande addosso, arrivano a piedi nudi, senza manco i calzini, no? Fammi un kit con qualcosa giusto da dare a queste persone, e appena entrano, senza dover diventare perdere tempo lì a cercare noi qualcosa da dare E lì vanno a sopperire, no, a dei bisogni. vanno a sopperire a tante carenze, perché anche perché queste persone l'indomani mattina o 2 giorni dopo vanno portate in aula
in tribunale per la convalida, e li portiamo senza scarpe? Li portiamo con i vestiti logori? Li portiamo completamente sporchi? Cioè, questi dettagli qua, che magari per qualcuno possono sembrare dettagli di scarsa importanza, ma sono dettagli importanti. Cioè, proprio Ma non solo un discorso di sì, immagine, di decoro, ma anche di dignità della persona. Perché io, francamente, parlo a titolo personale, mi urterebbe dover entrare in carcere senza neanche le scarpe addosso. certo. Personalmente mi urterebbe. Per questo cerco anche di immedesimarmi. So che magari queste mie parole potrebbero anche risuonare brutte per alcune mentalità, ma va bene, non c'è problema. Però io parto sempre dal presupposto che a chiunque di noi potrebbe capitare, perché in Italia, come disse un giornalista tanti anni fa, solo come metti il piede giù dal letto già hai commesso un reato. E quindi, secondo questa logica, chiunque di noi potrebbe capitare che per una fesseria X si ritrova in carcere. E anche qui ci sarebbe da aprire un altro dibattito, ma magari lo affronteremo con i giuristi, con i legali, con altre professionalità. Per cui è tutto un discorso di sensibilità, che tanti ce l'hanno, ma tanti fanno ancora difficoltà ad acquisirla. Hai usato la parola giusta, empatia, no? Cioè se le persone che stanno appunto all'interno di questa istituzione così chiusa facessero prevalere insomma l'empatia o fossero anche formati e aiutati ad utilizzare l'empatia, sicuramente si potrebbe lavorare meglio insomma nel bene di tutti, no? Per il bene davvero collettivo, sia all'interno che all'esterno del carcere. Però ecco, rispetto ai volontari o ad altre persone che potrebbero entrare in carcere, viene da dire che è davvero importante sopperire appunto ai bisogni come gli indumenti, i bisogni primari, ma se le stesse magari risorse potessero fare delle attività formative, culturali, sportive all'interno del carcere, perché magari ciascuno di noi, ciascuna persona, no, è portatore di qualche tipo di risorsa e di competenza e quindi potrebbero aiutare a riempire di tempo costruttivo le eterne giornate di una persona detenuta, perché non dimentichiamo che il tempo per una persona che vive all'interno di un'istituzione così chiusa è proprio dilatato, no? Le 24 ore passano veramente molto lentamente. Io ho avuto modo di lavorare con varie persone che sono state in carcere è trasversale questo tema, cioè la cosa che mi portano tutti, uno dei rimandi principali è non passavano più le giornate e quindi bisogna riempirle anche fosse certamente con, io dico i volontari, ma insomma è chiaro, bisognerebbe, come dicevamo la puntata scorsa, pensare a rimpolpare il personale penitenziario, però insomma, come dici tu, si fa quello che si può. È Federico, un discorso molto lungo, ma col quale mi trovo pienamente d'accordo. Allora, ti vorrei fare l'ultima domanda della stagione, diciamo, prima di prenderci la pausa estiva. Allora, che cosa consiglieresti ad una giovane leva, un giovane ragazzo o ragazza che volesse entrare nella polizia penitenziaria? Beh, innanzitutto armare come bagaglio nello zainetto, che cosa dovrebbe entrare, insomma, in carcere? allora, innanzitutto tanta pazienza. Tanta pazienza, perché il poliziotto penitenziario veramente si trova ad affrontare difficoltà su tanti fronti e purtroppo non solo sul fronte dei detenuti, ma si trova ad affrontare anche difficoltà con altre situazioni dove veramente la pazienza della persona viene messa a dura prova. Tuttavia, dopo quasi 30 anni di servizio, posso dire che per quanto le soddisfazioni siano poche, perché bisogna essere franchi ed onesti, le soddisfazioni in questo lavoro sono molto poche, però se ci fosse quantomeno quel, non dico tanto, ma quel minimo di cui abbiamo bisogno,
e riuscissimo a fare anche quel, ripeto, quel minimo che dovremmo fare, sicuramente a fine giornata vai via con un altro spirito. Cioè non hai passato la giornata solo e esclusivamente a aprire e chiudere i cancelli, ma hai aperto e chiuso i cancelli con la coscienza che quell'apertura, quella chiusura di cancelli ha portato un qualcosa di positivo, ha portato un qualcosa di diverso, ha portato un qualcosa di nuovo. E per cui, in linea di massima, è questo il consiglio principale che posso dare ad una persona, un ragazzo, una ragazza che vogliono avvicinarsi a questo tipo di lavoro. È anche vero che rispetto ad altre forze di polizia siamo, diciamo, sicuramente più fortunati, perché quantomeno non abbiamo nessuno che ci spara addosso. Dove tanti colleghi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Finanza sanno che entrano in servizio, ma non sanno se quel giorno smonteranno dal servizio, perché vuoi che si tratti della polizia stradale, vuoi che si tratti del radiomobile dei Carabinieri o qualunque altra attività, il poliziotto non sa se quella mattina, quando sta per smontare dal tunnel, gli arriva la chiamata che c'è una rapina manamata in corso, e se riuscirà a smontare, se magari non si becca un proiettile in testa, come è capitato a piedi qualcuno. Per cui prima di criticare questo lavoro qua, per quanto difficile, per quanto gravoso, io valuterei questi aspetti qua, perché lavoriamo al caldo, lavoriamo all'asciutto, per quanto abbiamo 1000 problematiche, 1000 criticità, 1000 deficit, 1000 di tutto, ma almeno lavoriamo all'asciutto, lavoriamo al chiuso e nessuno ci spara addosso. Che questo è già tanto. Diciamo che abbiamo, da quel lato lì, sicuramente rispetto a certi altri colleghi, abbiamo una prospettiva di vita un po' più lunga, ecco. Diciamo Però che adesso, al di là degli scherzi, mi piace molto essere così positivo, ecco, il fatto di vedere veramente il bicchiere mezzo pieno, no? Di vedere durante le cose positive, perché appunto altrimenti probabilmente non saresti riuscito a reggere 30 anni di servizio. Ecco. Assolutamente, perché il momento in cui ti viene proprio quella di dire adesso mando a quel paese tutto e tutti, ma ti viene, è venuto anche a me, c'è stato un momento che ho detto adesso lascio tutto e vado a fare qualunque cosa. Però giustamente dopo ci rifletti, pensi e dici vabbè, va, buttiamo giù l'amaro e andiamo avanti. Ci dicono che c'è, appunto, come dicevamo nella prima puntata, un elevatissimo rischio di burnout e ci sono tantissimi poliziotti penitenziari che ad un certo punto mollano e vanno a fare tutt'altro, come stai dicendo tu. Assolutamente vero. Che sono agri di stare a contatto appunto con questa complessità umana senza avere le giuste tutele, certo, soprattutto psicologiche, no? Quindi, certo. Complimenti Federico, complimenti per tutti questi anni di lavoro e grazie di averci fatto conoscere un po' meglio la figura del poliziotto penitenziario. Veramente grazie di aver dato voce a questo corpo così importante per tutti. Grazie a voi. Do il mio contributo nel piccolo, cerco di fare il mio sia internamente che esternamente. È difficile, ma chi la dura la vince, come si suol dire. Grazie Federico. Noi ci vediamo a settembre, quando riprendiamo le trasmissioni, avremo vari ospiti a settembre, ottobre, insomma tu sei invitato in qualsiasi puntata tu voglia venire per confrontarti con altri esperti. Ecco, grazie a voi, compatibilmente con il lavoro, con il servizio, impegni vari, voi fatemi sapere le date, se è disponibile, se è libero, partecipo assolutamente volentieri. Grazie a voi. Grazie mille, buona serata. Ciao Sara, buonasera a tutti. Grazie. Ciao. E allora io veramente ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito fin qui, fino a questa terza puntata, e anche oggi vi lascio con una frase di Stefano Rodotà che leggo per voi. Allora, se io riconosco ad una persona dignità, non posso comportarmi come se questa consapevolezza non l'avessi mai avuta. Grazie mille a tutti, buona serata. Ciao.